Buongiorno amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi ci incontriamo per questo nuovo tutorial, un tutorial veramente facilissimo. Non so se in giro c'è qualcosa di simile, ma molto probabilmente sì, perché non ho fatto nulla di chissà che, però mi era stato chiesto di realizzare un orecchino in queste colorazioni che fosse piccino. Ultimamente mi chiedono orecchini piccini e come vedete questo orecchino è piccino, non contando ovviamente la parte superiore che è un decoro che può anche non essere realizzato, e quindi ho realizzato questi orecchini con come vedete tanti bei svaroschini e perle. Adesso passo subito all'elenco dei materiali e gli orecchini non ho ancora deciso il nome, poi insomma lo vedrete direttamente nel titolo. E potrei chiamarle Aurora per tutti questi bei riflessi di aurora boreale? Non lo so, vedremo. Vi lascio subito all'elenco dei materiali. Mi raccomando, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e cliccate campanella per avere tutte le notifiche e tutti gli aggiornamenti dei video che carico qui sul canale. Vi abbraccio e un bacione. Il tutorial è veramente facile, facile, facile. Cosa ci servirà? Passiamo subito all'elenco dei materiali. Dimenticavo un dettaglio, è anche veloce da fare, il che non guasta per gli orecchini dell'ultimo minuto. Ci servirà uno chaton da 8 mm, questo è bellissimo con questi riflessi aurora boreale fantastici. Dopodiché ci serviranno, vedete, bicono da 4 mm e ci serviranno delle perle da 3 mm. Ce ne serviranno 8 perle ed 8 Swarovski. Ovviamente, se volete fare il decorino superiore, ci servirà un ulteriore Swarovski. Ci serviranno poi 2 colorazioni di Super Duo perché io ho realizzato questo contrasto di colori, ma ovviamente è stata una mia scelta, ma potete anche utilizzare una sola colorazione. Ci serviranno poi delle Rocale 11.0, vedete io le ho scelte in 2 colori diversi per creare insomma un po' di contrasto, ma ovviamente questo sarà al vostro gusto personale. Avendo scelto colori tra il bianco, il rosa e l'oro, ho deciso poi di utilizzare anche delle colorazioni un po' rosate, che vedete qui per esempio, che sono le 15.0, anche in questo caso in 2 colorazioni. Ma ovviamente starà semplicemente a voi decidere se andare sul monocromatico oppure se giocare coi colori. Passiamo subito al tutorial. Cominciamo a mettere sul lago 8 Super Duo ed 8 Rocale 11.0 e chiudiamo a cerchio. Come sempre dimentico ago e filo Fireline e ago della Tulip. Ovviamente servirà una monachella, quella non dimentichiamola mai. Probabilmente io però sostituirò con un pernetto, giusto per richiamare un pochino lo sberluccichio del nostro piccolo orecchino che indossato è veramente favoloso. Comincio quindi 8 Rocale ed 8 Super Duo. Mi raccomando, le Rocale 11.0. Ecco le nostre Rocale. Adesso semplicemente ripasso in tutte quante e chiudo a cerchio. Semplicemente in questo modo e poi vado a fare un nodino. Manca l'ultima Rocale. Vado a fare 2 nodini e poi mi porto ad uscire dal foro alto di una Super Duo. Entro anche in qualche altra Rocale, non esco proprio dalla prima Super Duo, rientro in qualcuna ed esco da qui. Taglio ovviamente il filo in eccesso e, come vi ho detto, rientro in qualche Rocale, in qualche Super Duo
così il nodino sparirà all'interno della nostra lavorazione e non si vedrà più. Ok, dopodiché mi porto ad uscire dalla parte superiore, vedete qui, dal foro superiore della mia super duo, e vado ad inserire 8 super duo, quindi una in ogni spazio, in questo modo. Giro il lavoro per comodità, quindi procedo in questo modo e vado ad inserire semplicemente in ogni spazio una super duo. Sto inserendo la mia ultima super duo, vedete, e sono proprio qui, rientro nella prima inserita. Adesso rientro sempre in qualche altra super duo e cosa faccio? Mi porto, giro nuovamente il lavoro per comodità, mi porto ad uscire dal foro superiore di questa super duo, di quella inserite in questo giro, e a questo punto vado ad inserire una rocaille 11,0. Non so perché l'ha messa a fuoco, non va bene, comunque dovete inserire una rocaille 11,0 in ognuno di questi spazietti che ci sono tra le super duo. Adesso vi sembrerà larghissimo, ma non vi preoccupate che ripassando si stringerà tutto quanto il lavoro. Come vedete sto inserendo la mia ultima rocaille e ovviamente non stringo, ma vado a prendere il mio chaton e lo vado a posizionare in questo modo a testa in giù, dopodiché tiro bene il filo e ovviamente ripasso in tutto questo giro e all'interno della lavorazione per stabilizzare il tutto. Il nostro chaton da 8 è incastonato con le super duo. Come vedete sono passata più e più volte per stringere il mio lavoro. Per essere più sicura effettuo anche un nodino, ok? Dopodiché, quindi effettuo anche un nodino, dopodiché attraverso le rocaille mi sposto nella parte superiore e mi porto nella parte superiore e mi porto ad uscire da qui, vedete, in questo punto, e comincio con i miei inserimenti. Le rocaille, le super duo di colore rosa possiamo toglierle. Esco quindi da questo foro della super duo e vado ad inserire una 15,0, una super duo ed una 15,0 e vado nel foro della super duo che segue in questo modo. Ovviamente ora vi sembrerà un poco storto, però col passaggio successivo si andrà a sistemare il tutto, quindi fate questo inserimento una 15, una super 2 e una 15 per tutto il giro. Sto effettuando l'ultimo inserimento e quindi a fine giro ci ritroveremo in questo modo. Ovviamente le nostre super duo saranno tutte un po' storte, ma si andranno a sistemare nel passaggio successivo. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere l'altra colorazione di rocaille 11,0 e facciamo i prossimi inserimenti. Anche questo colore di super duo possiamo metterlo da parte, ci serviranno solo altre due super duo poi di colore chiaro per andare a fare questa parte superiore, ma per adesso mettiamole da parte. Portiamoci ad uscire dalla nostra super duo di colore bianco ed andiamo ad inserire 3 rocaille 11,0. Io alterno, vedete, queste due colorazioni e vado direttamente nel foro della super duo che segue, quindi tralascio le 15,0 che sono poste alla base. Faccio questo inserimento per tutto quanto il giro ed eccoci a giro finito. Effettuo l'ultimo inserimento, dopodiché mi porterò
ad uscire da questa rocaille centrale e vado semplicemente ad inserire una rocaille 11 di colore oro ed una rocaille 15 ed entro nel foro della Super Duo, quello alto che segue. Dall'altro lato, al contrario, metterò prima una 15 e poi una rocaille 11 e vado nella 11 centrale, questa di colore bianco opal, dico così per farci capire. Quindi farò questo inserimento e lo vado a ripetere per tutto quanto il giro. Questo sarà il nostro modulino a giro finito. Adesso andiamo a prendere il bicono. Uscirò dalla prima rocaille 15-0 inserita ed andrò ad inserire una nuova 15-0, un bicono da 4 mm e una 15-0 e vado, salto quindi queste rocaille al centro e vado nella 15-0 che segue nella Super Duo ed anche nella 15-0. In questo modo faccio questa operazione di inserimento delle rocaille e del bicono per tutto quanto il giro. Ve lo mostro da vicino, è molto semplice. A giro finito ci troveremo in questo modo. Adesso cosa faccio? Rientro anche nella 15 e nel bicono Swarovski che mi trovo davanti e vado a prendere le mie perle da 3 mm. Cosa faccio? Inserisco 2 rocaille 15, una perla da 3 mm e 2 rocaille 15 in questo modo e vado nel bicono che segue, quindi salto tutte quante le rocaille di base e vado a fare questo inserimento. Lo vado a fare per tutto quanto il giro. Come vedete è veramente un orecchino semplicissimo e veloce da fare. Vedete, poi resta molto bello piatto davanti. Quindi procedete e andate a fare tutti gli inserimenti, dopodiché passiamo a quel decorino superiore. Dopodiché portatevi ad uscire praticamente dalla seconda rocaille, vedete, posta prima del bicono, quindi portatevi ad uscire da questa rocaille ed inserite a questo punto 2 rocaille 15, una rocaille quelle di bianco, di colore bianco avorio che è una 11-0 ed altre 2 rocaille 15-0 ed entrate dal lato opposto, quindi vedete, vado qui e faccio in questo modo molto semplicemente. Dopodiché risalgo all'interno delle 2,15 e della 11,0 e vado a fare questo inserimento e faccio questo inserimento, una 11, una Super Duo, una 11, una Super Duo e una 11 e rientro nella 11 di colore bianco opal. Se riesco, ok, in questo modo. Dopodiché rientro nella 11 appena quella di colore oro, ok, e vado a prendere le rocaille 15. Ne inserisco 4 sul lago e vado nel foro superiore della Super Duo. In questo modo esco poi dal foro superiore della mia Super Duo e prendo sul lago una 11-0, un bicono ed una 11-0 e vado nel foro della Super Duo dall'altro lato. In questo modo prendo nuovamente 4 rocaille 15-0 sul lago e ridiscendo all'interno della 11 di tutte e due le 11. Ovviamente
rinforzo bene questi passaggi che ho appena effettuato. Quindi sono ripassata, adesso entro all'interno del mio bicono e vado a prendere una 11,0, 5 rocaille 15,0 che andranno a formare il cappietto dove inserire poi il nostro perno monachella, vedete in questo modo, e dentro dal lato opposto. Ripasso in questo giro appena fatto e ovviamente ripassando prenderò un'altra 15 e poi scenderò all'interno delle rocaille nella parte sottostante, quindi in questo modo. Poi ripasso dall'altro lato e inserirò anche in questo spazio di fianco al bicono un'altra rocaille 15, quindi diciamo che abbiamo chiuso tutto quanto il giro. Ed una volta ripassato ovviamente in tutte quante le rocaille, il nostro decoro ed il nostro orecchino sarà finito. Vado a prendere la monachella e ci vediamo per i saluti finali. Come vedete ho messo le monachelle, ma ovviamente per degli orecchini così carini, insomma deliziosi, un po' elegantini, insomma cercate, queste sono le monachelle che io metto così per mostrarvi nei tutorial, ma ovviamente poi decido con calma qualcosa di più particolare. Potrei mettere anche qualche pernetto così super sbelluccicoso di quelli che ho preso per la collaborazione con la BB Craft. Non lo so, ci penso, il tutorial è finito. E niente ragazze, come sempre, buona creatività a tutte, fatemi sapere che ne pensate. Ciao! Mi raccomando ragazze, se il tutorial vi piace lasciatemi un commentino, fatemi sapere che ne pensate, se vi va lasciatemi un like che fa sempre piacere e condividete. Un abbraccio a tutte! Vediamo poi tra qualche giorno perché dovrò creare un bracciale con gli stessi colori e gli stessi materiali, quindi state sintonizzate e mi raccomando cliccate la campanella per le notifiche. Ciao!